Benvenuti alla terza puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie, indovinate di che cosa? Della prima stagione di Bridgerton. No, non credo sia il caso visto che non penso che la vedrò mai, e quindi parlerò di spazio, ovviamente, cercando di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante e complesso su cui magari ancora sanno poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Panda Scienza, e quindi che dire, iniziamo! Iniziamo subito, ahimè, con una brutta notizia, visto che la NASA ha annunciato l'intenzione di interrompere il supporto a diversi gruppi storici di analisi scientifica. Una mossa che molti temono possa zittire la voce indipendente degli scienziati che guidano l'esplorazione del Sistema Solare. L'annuncio arriva come una doccia fredda dalla Divisione di Scienze Planetarie della NASA. L'agenzia ha comunicato che intende terminare il supporto logistico e finanziario per i cosiddetti AGS, Assessment Groups, e per i gruppi di ricerca tecnica. Effettivamente questo nome può dire poco ai più, quindi cercherò di spiegarlo meglio. Immaginateli come il ponte tra la NASA e la comunità scientifica reale. Esistono gruppi per Marte, per i pianeti esterni come Giove e Saturno, e per i corpi minori come gli asteroidi. Questi comitati non sono composti da burocrati, ma da scienziati che si riuniscono per dire alla NASA: ecco quali sono le proprietà scientifiche, ecco dove dovremo mandare la prossima sonda, o se vogliamo, ecco dove dovresti di conseguenza spendere i tuoi dollaroni. E considerando che Trump, tra una sparata sulla Groenlandia, una sul Venezuela ed un paio di screenshot delle conversazioni con i leader mondiali sbandierate ai 420, ha tagliato con un cannone laser il budget per le missioni scientifiche dell'Agenzia Spaziale, e quindi capite bene da soli qual è stato il risultato. Per questo Lori Glades, ossia la direttrice della divisione di scienze planetarie, ha indicato il modello attuale come non più sostenibile economicamente. La soluzione? Taglia e chiudi! La notizia è preoccupante perché questi gruppi garantivano dei feedback indipendenti alla NASA. Senza il supporto di questi incontri regolari, le attività di steering, ossia detta brutalmente come correggere la rotta di missioni o programmi interi, il rischio è che le decisioni future vengano prese principalmente dall'alto, nelle stanze chiuse di Washington, dove non è che siano particolarmente consci della necessità della comunità scientifica. Anzi, se pensate che il ministro della sanità del governo Trump è un convinto Novax e che nega l'efficacia del wifi, anche se effettivamente non ho capito bene cosa significhi questa cosa, probabilmente gira con un cavo Ethernet lunghissimo per le stanze del congresso? Non lo so. E il segretario all'energia continua a negare i cambiamenti climatici, insomma c'è da stare molto poco tranquilli, con l'ipotesi di un periodo di austerity spaziale che potrebbe rallentare l'esplorazione del nostro sistema solare per i prossimi decenni, almeno dalla parte degli Stati Uniti, in favore invece di attività prettamente di facciata, prestigio geopolitico e soprattutto di business. Passiamo invece ad una notizia che viene da Blue Origin. L'azienda di Jeff Bezos, tra un Amazon Prime Day e l'altro, secondo quanto riportato dai documenti depositati alla FCC, sta lavorando ad una nuova costellazione ibrida che si chiama TerraWave. Questa costellazione va a un sistema multi-orbita, con la maggior parte dei 5400 satelliti che si troveranno in orbita bassa, ed un gruppetto di fortunati con una vista spettacolare sarà in orbita media. Tutto questo però non sarà destinato a tutti gli utenti classici come la costellazione Kuiper, ora Amazon Leo, bensì sarà destinata ad enti governativi, grandi aziende e data center che hanno bisogno di una velocità mostruosa. Sfruttando i collegamenti laser ottici, infatti, questa costellazione raggiungerà una velocità dell'ordine dei 6 terabit al secondo. No, non iniziate a pensare quante serie TV potreste scaricarvi, non si fa, la pirateria è un reato, e poi se no date un'altra scusa a De Siervo per dire che la pirateria uccide la serie A differenza di abbonamenti su piattaforme a prezzi che definire un furto è una gentilezza. Il servizio di TerraWave comunque è definito bespoke, come dire, costruito su misura. Ad ogni modo, la data prevista per il lancio è il quarto trimestre del 2027, ovviamente utilizzando l'enorme razzo New Glenn che alla fine del 2025, con il lancio delle sonde Escapade, ha avuto il suo secondo battesimo del fuoco, con il rientro con successo sulla piattaforma Jacqueline, dimostrandone la capacità di rientrare alla base con successo dopo la messa in orbita del suo carico. Tra l'altro, sempre a proposito di New Glenn, l'azienda sta valutando il riutilizzo del booster utilizzato per la missione Escapade nel prossimo lancio che dovrebbe avvenire a febbraio, ossia NG3, per il trasporto in orbita di un satellite, Bluebird 7, per AST Space Mobile, destinato a dei servizi direct to device. Passiamo ora a parlare di stazioni spaziali private. È innegabile che le aziende cerchino di reclutare personale con esperienza pregressa in campo aerospaziale.
soprattutto dalle grandi agenzie spaziali nazionali, come ad esempio la NASA, ed infatti Vast ha annunciato il 23 gennaio che l'ex astronauta Megan McArthur sia unita all'azienda come consulente per le questioni di progettazione e operative relative al volo spaziale umano. La McArthur è un'astronauta con all'attivo 2 decenni di lavoro alla NASA, dove ha partecipato alla missione Shuttle di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, ossia la STS-125 del 2009, ed ha trascorso più di 6 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, facendo parte dell'equipaggio di Crew 2 del 2021. Ma non è l'unica astronauta che è stata reclutata da Vast. La lista è ben fornita ed include Andrew Fustel, che è il capo astronauti dell'azienda, e Garrett Reisman, anche lui consulente come la McArthur. Un terzetto ex NASA, a cui si aggiunge però anche il nipponico Naoko Yamazaki, un ex astronauta della JAXA, ossia l'agenzia spaziale giapponese. Ma perché tutti questi reclutamenti tra ex astronauti? Il motivo è presto detto. L'azienda sta spingendo molto per la costruzione della sua prima stazione spaziale commerciale, la Haven 1, che composta da un singolo modulo sarà lanciata grazie a un vettore di chi? Già, di Elon Musk. Verrà infatti utilizzato un Falcon 9 di SpaceX, la quale tra l'altro fornirà anche le navette Dragon per muovere gli equipaggi ed i rifornimenti. La stazione verrà lanciata nel primo trimestre del 2027, in ritardo rispetto alla metà del 2026, come precedentemente preventivato. Ed ora una brutta notizia per i fan del razzo Neutron di Rocket Lab, tra cui tra l'altro c'è il sottoscritto. L'azienda ha annunciato che durante un test di pressione per il serbatoio dello stadio principale del razzo, effettuato a Wallops in Virginia, il serbatoio ha ceduto. Non è di certo una buona notizia, visto che il test non era inteso a portare alla distruzione del veicolo, ma solo al suo limite strutturale. E questo probabilmente sposterà in avanti la data del primo lancio di Neutron, che fino al 21 gennaio era previsto per il primo trimestre del 2026, ma a seguito di questo inconveniente verrà probabilmente spostato in avanti. E quindi dovremo aspettare ancora svariati mesi prima di vedere l'ippopotamo affamato aprirsi e rilasciare il suo carico in orbita. Sì, perché una delle particolarità del razzo Neutron è proprio quella di avere il fairing, ossia la parte apicale del razzo, che di solito si apre e viene perduta, che si apre e si richiude dopo aver rilasciato il payload. Eh sì, l'hanno chiamata Angry Hippo. Come fai a non volergli bene a un razzo così? E poi diciamolo, il look Total Black paga. Neutron è progettato per essere parzialmente riutilizzabile, con il primo razzo che rientra a terra su una chiatta oceanica analogamente ad esempio ai razzi di SpaceX e Blue Origin, con un payload massimo in orbita bassa di 13.000 kg. E per gli appassionati dei misteri dell'universo adesso parliamo di un giallo cosmico che ha fatto perdere il sonno agli astrofisici da anni. Avete presente quando ogni tanto capitava alle elementari che vi trovavate davanti in classe un gigante che sembrava proprio non avere niente a che fare con quell'età? O più semplicemente quando ogni tanto capita qualche calciatore che dichiara di avere 20 anni e ne dimostra 40? A proposito, un saluto a Taribo West e Joseph Minala. Vabbè, comunque, tornando alle astrocose, diciamo che il telescopio spaziale James Webb sta vedendo più o meno una cosa del genere. Sì, perché il nostro occhio nel cosmo ha visto dei buchi neri colossali grandi miliardi di volte il Sole, che però esistevano già quando l'universo era appena nato, con un'età di circa 500 milioni di anni dopo il Big Bang, che in termini astronomici è oggettivamente un battito di ciglia. Secondo le leggi della fisica, come le conosciamo oggi, questo non dovrebbe poter accadere. E quindi? Secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy, diciamo che potrebbe essere stata trovata la spiegazione, ossia una frenesia alimentare senza pari. Bisogna dire che i buchi neri di solito seguono quello che viene definito limite di Eddington, cioè se un buco nero mangia troppa materia e troppa in fretta, l'energia che sprigiona va a disperdere il cibo rimasto, mettendolo sostanzialmente a dieta forzata e rallentandone la crescita. Ma i ricercatori hanno scoperto che nell'universo primordiale alcune delle regole non valevano, vista la caoticità in cui si trovava. E praticamente allora quello che era l'universo a quei tempi era una sorta di all you can eat spaziale, dove i buchi neri sono entrati in una modalità definita Super Eddington, Mamma mia! ingozzandosi di materia ad una velocità folle, molto prima che quella sorta di rutto cosmico potesse fermarli. Questa teoria è una bomba, visto che risolve un vecchio dibattito. Si pensava a condizioni magiche e particolari per definire questi buchi neri, invece era solo una questione di quantità di cibo a disposizione.
Per avere però la certezza di questa teoria, il James Webb Space Telescope non è più sufficiente e quindi bisognerà attendere il 2035 per la missione LISA, ossia una serie di satelliti che non analizzeranno la luce, bensì le onde gravitazionali. Ma torniamo nel nostro quartiere, ossia il Sistema Solare, e parliamo di Europa. No, non il continente sulla Terra, il satellite di Giove, considerato uno dei posti più promettenti dove cercare la vita aliena. Sì, perché sotto la crosta ghiacciata si ipotizza che ci sia la presenza di un oceano enorme, con più acqua di quella presente sulla Terra. Tuttavia, c'è sempre stato un grosso ma che ha preoccupato gli astrobiologi: l'isolamento. Sulla superficie, infatti, Giove bombarda il ghiaccio di radiazioni e favorendo reazioni chimiche che portano alla formazione di molecole preziose e fondamentali per la vita, specialmente gli ossidanti. Il problema è che questi sono separati dall'oceano sottostante dalla spessa crosta di ghiaccio, che può raggiungere decine di chilometri, e che agisce come un coperchio che sigilla tutto. No, Elon Musk, fermo, non iniziare a pensare di sganciare bombe nucleari su Europa per sciogliere tutto come hai proposto per Marte, Calmo, non si risolve tutto con le nuke e non siamo su StarCraft 2. Post scriptum, Artanis, mi manchi. Ad ogni modo, secondo uno studio della Washington State University pubblicato su Planetary Science Journal, viene proposta una soluzione, come dire, elegante, basata sulla geologia. Il meccanismo identificato è definito sprofondamento litosferico, e voi mi direte, che caspedierina è? In parole povere, il ghiaccio superficiale di Europa non è tutto uguale. Alcune zone sono molto più ricche di sali e di conseguenza più dense e pesanti del ghiaccio puro sottostante. Quando questa differenza di densità diventa critica, enormi blocchi di ghiaccio salato possono destabilizzarsi e sprofondare attraverso la crosta, portando con sé il loro carico di ossidanti direttamente nell'oceano sottostante. Le simulazioni indicano che questo processo può avvenire in tempi geologici sorprendentemente brevi, circa 30.000 anni, una bazzeccola. Se confermato, questo significherebbe che l'oceano di Europa non è un sistema chiuso, ma viene costantemente nutrito dalla superficie. Un'ottima notizia per la sonda Europa Clipper della NASA, che arriverà nel sistema gioviano nel 2030 proprio per indagare l'abitabilità di questo mondo ghiacciato. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale, pigiare sul pulsante like e di seguirmi anche sugli altri social come Instagram e TikTok, dove verranno inseriti anche altri video brevi in caso di breaking news. Alla prossima settimana!